Amici, bentornati sul mio canale. Ci stiamo giustamente lamentando tutti quanti del costo eccessivo delle nostre esche, soprattutto quando peschiamo dalla spiaggia, perché una scatola di americano ha dei prezzi molto elevati, una scatola di arenicola altrettanto, possiamo dire, e quindi dobbiamo ricorrere a delle alternative. L'alternativa numero uno, soprattutto per la pesca dell'orata, ma anche per la spigola, è sicuramente il granchio, facile da rimediare, facile da prendere, facile da innescare. Ho deciso di mettere insieme alcune immagini che raccontino e spieghino dei metodi di innesco del granchio partendo da come si catturano questi granchi. Ed ecco qua, cominciamo con delle riprese che ho fatto qualche giorno fa in Sicilia. Ecco come catturare i nostri granchi: un paletto di legno, un po' di petto di pollo con un po' di filo elastico intorno, lo lasciamo nel bagnasciuga e dopo qualche minuto, qualche volta spesso e volentieri, andiamo a scavare nei paraggi e troviamo questi allegri personaggi come questo, di dimensioni perfette per essere innescato, bello arzillo, esattamente il cibo che le orate mangiano in quel litorale. Come conservarli? In una scatola di arenicola, tenendo della sabbia bagnata, la teniamo chiusa, la mettiamo in una temperatura ambiente ma fresca e li possiamo tenere anche diversi giorni. Ora, direttamente dalle mani di Peppina Alesi innesco di questo bellissimo granchio utilizzando il filo elastico. Si tratta di prendere il granchio, stare attento che non ci pizzichi più di tanto, ma tanto lo farà poverino e ne avrà ragione. Con del licra filo elastico, un bell'amo del 2 o del 4 bic, quindi una forma molto robusta, andiamo a appoggiare l'amo sulla pancia o sul dorso e con una serie generosa di avvolgimenti di filo elastico andiamo a bloccarlo attraverso le zampette, legandolo in modo che il granchio si possa muovere liberamente ma rimanga vivo perché non è ferito praticamente. Si possono fare dei lanci anche a grandissima distanza, con grande potenza, il granchio rimane vivo e tende a non avere nessun problema, un'esca perfetta soprattutto in condizioni di mare calmo. Da questa immagine vediamo un'orata che attacca un granchio, lo prende, rimane ferrata e notiamo che si tratta di un finale con doppio amo, il secondo dei quali è legato. Esistono due versioni di questo finale, uno appunto legato e l'altro scorrevole che andiamo a vedere in successione. Cominciamo con il secondo amo legato e bloccato. La legatura del doppiome è molto semplice, in questo caso usiamo un Isashi serie 11007BN, misura 6 o misura 8 o misura 4, sempre in funzione delle dimensioni del granchio, ed effettuiamo su un nostro finale, in questo caso del filo normalissimo, ma sarà un fluorocarbon, possibilmente del 24 o anche del 26 a seconda del modo ondoso, un nodo tranquillissimo, uno dei classici nodi che facciamo su ami, che devono essere possibilmente bic. In questo caso ho deciso di fare un nodo lungo l'asse dell'amo, potrei farlo normalmente tranquillamente lungo l'occhiello. Un nodo molto semplice, non è questo che ci interessa, questo è una cosa estremamente banale che facciamo tutti, quindi un volgarissimo nodo all'amo a occhiello che andiamo a serrare, andiamo a ridurre la parte in eccesso con un paio di forbici ovviamente, e adesso prendiamo l'altra sommità del filo e inseriremo l'altra estremità del nostro finale, in questo caso sarà un long arm, dentro l'occhiello dell'amo, lo facciamo gradualmente scivolare lungo il filo stesso fino a posizionarlo a una distanza di mezzo centimetro, 5 mm, occhio e croce, dall'altro amo. Dopodiché lo blocchiamo con le dita, avvolgiamo, ed è un nodo senza nodo, avvolgiamo intorno all'asse dell'amo il nostro filo, molto banalmente, facciamo 4-5 giri, dopodiché lo andiamo a reinserire nell'occhiello dell'amo, operazione che va fatta con una certa attenzione, soprattutto se usiamo finali piccoli, nodi occhielli piccolini, perché chiaramente gli spazi diventano ridotti. Qui sto facendo una certa fatica a vedere. Ecco qua, inseriamo dentro tenendo con le altre due dita serrato e blocchiamo il nodo. È un nodo assolutamente perfetto.
Abbiamo praticamente la possibilità di innescare il granchio con 2 ami, a questo punto senza ricorrere al filo elastico se ne abbiamo bisogno. Andiamo a vedere invece un doppio amo scorrevole, una montatura che ha proposto qualche tempo fa, sempre in video, Luca Giammi, un caro amico. In questo caso avremo un amo legato e un amo libero di scorrere. Anche questa è una montatura estremamente efficace. Anche qui il nostro obiettivo è innescare un granchio tenendolo vivo e cercando di lanciarlo il più lontano possibile. Quindi abbiamo un amo posizionato nella testa e un amo posizionato nella coda, eliminando una delle 2 zampette posteriori che sono quelle preposte a far affondare l'esca dentro la sabbia. Un innesco perfetto. E ora sottocolorata.